Oggi esploreremo il mondo dell'intelligenza artificiale generativa, ma da una prospettiva diversa, quella dell'etica e della responsabilità. L'IA è ovunque, ma dobbiamo farci una domanda fondamentale: stiamo davvero creando qualcosa di nuovo o siamo solo dei copiatori ad alta tecnologia? Scopriamo cosa significa essere creatori nell'era degli algoritmi. Hai mai guardato un'immagine interessantissima sui social per poi scoprire che nella realtà non esiste? E magari hai fatto anche una figuraccia perché hai detto a tutti che era vera? Come questo squalo o questo elicottero. Sembrano veri, ma sono solo creazioni dell'IA. In un mondo di deepfake e immagini generate, vedere non significa più credere. Dobbiamo imparare a guardare oltre la superficie per non farci ingannare. E non si tratta solo di immagini. Pensate a ChatGPT che scrive un testo perfetto in pochi secondi. Sembra magia, vero? Ma fermiamoci a riflettere. Chi è il vero autore? Se la macchina pensa e scrive al posto tuo, dov'è finita la tua voce originale? Vediamo cosa succede davvero dietro le quinte. L'IA non ha fantasia, non crea, è come un enorme frullatore. Per imparare a creare, deve mangiare e analizzare milioni di dati prodotti da esseri umani reali, artisti, scrittori e fotografi. Fa entrare tanti originali di tutti i tipi e butta fuori un prodotto finito. Ma tutto questo apre una sfida etica enorme sulla proprietà intellettuale. È vera creatività oppure solo un copia e incolla tecnologico molto evoluto? Qui entrano in gioco i principi etici come la proprietà intellettuale. Dobbiamo chiederci: come vengono usati i dati degli artisti, degli autori, dei libri? Se l'IA usa gli scritti di un autore o lo stile di un illustratore senza permesso o senza citarlo, è davvero giusto? Come studenti e come creatori, dobbiamo rispettare il lavoro e la fatica che le persone mettono nelle loro opere. Attenzione! L'IA non è solo un grande frullatore, è anche uno specchio dei nostri difetti. Dato che impara dal web, ne assorbe anche i pregiudizi. Se le chiediamo di immaginare un manager o un infermiere, spesso ci restituisce vecchi stereotipi. L'IA non è un giudice neutrale, riflette semplicemente i dati che le diamo in pasto. E ancora, attenzione, avete mai sentito parlare di allucinazioni dell'intelligenza artificiale? A volte l'IA inventa fatti con una sicurezza estrema. Non mente apposta, sta solo predicendo la parola successiva. Usa la statistica, la probabilità, un algoritmo. Ma a noi il risultato sembra vero. Informazioni false che sembrano verissime. L'imparzialità dell'IA è ancora una sfida aperta. Quindi, la regola d'oro è: non prendere mai per oro colato quello che scrive l'intelligenza artificiale. Essere utenti consapevoli significa usare l'IA senza spegnere l'intelligenza umana. Incrociare sempre i dati, usare fonti tradizionali e verificare ogni informazione. Ecco i trucchi per usare bene l'intelligenza artificiale. La tua capacità di dubitare è il tuo superpotere. C'è poi il tema della trasparenza a scuola e nel lavoro. Se generi un saggio, un compito, se risolvi un problema con l'intelligenza artificiale e ci metti la tua firma, sei davvero onesto? Usare l'intelligenza artificiale come assistente per le idee è giusto, è utile, ma farti sostituire è proprio un'altra cosa. La responsabilità di ciò che consegni resta sempre tua. La tua integrità è ciò che ti rende un professionista, una persona onesta. Il futuro non è una guerra tra umani e macchine, ma una collaborazione autentica e sempre più stretta. La tecnologia non nasce per sostituirti, ma per affiancarti, amplificare il tuo potenziale e aiutarti a esprimere al meglio ciò che sei. Non limitarti a essere un utente passivo che subisce gli strumenti, prendine il controllo. Sii tu il regista della macchina, colui che decide la direzione, il senso e lo scopo. Usa la tecnologia per potenziare le tue abilità, esplorare nuove possibilità e superare i tuoi limiti, ma senza mai perdere di vista ciò che ti rende umano. Mantieni sempre la tua voce originale, il tuo pensiero critico e i tuoi valori etici al centro di ogni scelta, perché sono quelli che danno significato all'innovazione e guidano il vero progresso. Concludendo, collabora con l'intelligenza artificiale, non arrenderti all'algoritmo. Metti sempre in discussione i contenuti e rispetta il lavoro altrui. Ora tocca a te decidere. Che tipo di creatore responsabile vuoi essere? Sii il protagonista della tua creatività, non solo uno spettatore.